Ciao a tutti homebrewers e appassionati. Oggi vi parlo nuovamente della mia Czech Dark Lager, la seconda versione di questa birra che ho brassato poco tempo fa e di cui vi ho parlato in un recente video. Se ricordate, la birra non era venuta male, ma stilisticamente era emerso un luppolo forse troppo predominante che aveva alterato sensibilmente il bilanciamento di questa birra. E anche sui sentori si era mostrato un po' meno nobile. In questo periodo ho avuto l'occasione di assaggiare bene la birra e di farla assaggiare anche ad amici homebrewers e giudici e l'ho sottoposta anche al giudizio di 2 giudici certificati in 2 eventi distinti a distanza breve di una settimana l'uno dall'altro. Vediamo un po' di capirci qualcosa in più insieme al parere dei giudici. Riassunto brevissimo della cotta. Partendo dalla ricetta dello scorso anno ho semplicemente incrementato lo G di 8 punti e sono riuscito a fare attenuare meno in modo da lasciare più corpo e più morbidezza al mouthfeel. L'unica materia prima differente è il luppolo, sebbene si tratti della stessa varietà di Saaz, qui oltre a cambiare l'annata, che già da sola può riservare sorprese, cambia anche il formato, cioè ho preferito i coni al posto del pellet e ho fatto la gettata libera in pentola per lasciare maggiore estrazione ed espressione del luppolo. Sul bilanciamento mi sono mantenuto sugli stessi valori, ho incrementato leggermente gli IBU di pari passo con l'incremento della densità, per cui nella birra finita dovrei e vorrei percepire lo stesso amaro. Fermentazione identica alla precedente, da lager, qui ho fatto la lagerizzazione in fusto con carbonazione forzata e imbottigliamento in contropressione, mentre la precedente era stata rifermentata in bottiglia. Se volete vedere nel dettaglio la cotta completa, vi rimando al video apposito e vi lascio anche il link qui sotto in descrizione. Torniamo sulla birra finita e mettiamo un po' insieme le impressioni dei 4 giudici che l'hanno esaminata. Sull'aspetto poco da dire, anche se in un tavolo entrambi i giudici hanno dato 2 su 3 per via di una schiuma poco persistente. Nell'altro evento invece hanno dato 3 su 3 indicando la schiuma come persistente. Sull'aroma un giudice ha indicato un aroma medio-basso come intensità e poco profondo come maltato. Un giudice ha trovato del solvente. 3 su 4 hanno riferito un aroma di esteri che ricordano frutti rossi come prugna e ribes. 2 hanno evidenziato dei sentori speziati e agrumati chiaramente derivati dal luppolo. Sull'analisi gustativa, per la parte maltata, 2 giudici hanno segnalato nuovamente frutti rossi, note di cacao e caffè, condivise anche da altri giudici. Un giudice ha segnalato delle note maltate intense ma non troppo complesse, con richiami a mele di castagno, pane nero, caramello scuro e note torrefatte di caffè e liquirizia appropriate ma troppo evidenti. Sempre sul gusto, per la parte luppolata, tutti e 4 i giudici sono concordi nel rilevare un amaro molto elevato per lo stile e molto persistente con note agrumate ed erbacee. Sul mouthfeel, seppure con punteggi assegnati diversi, ho ricevuto dei pareri concordi, che segnalano un corpo medio-basso, una mancanza di cremosità e una stringenza che alcuni hanno definito leggerissima e altri invece invadente. Come impressioni generali è stata sicuramente una birra poco facile da decifrare. Al di là del bilanciamento dolce-amaro giudicato un po' fuori stile, 2 giudici hanno consigliato di rivedere la fermentazione per le note che richiamano a esteri fruttati. Altri 2 invece hanno definito la birra come priva di difetti tecnici, ma soltanto con delle pecche di stile per l'equilibrio dolce-amaro, una carenza sulla parte maltata e qualche dubbio sui sentori del luppolo non tipicamente cechi.
La birra è uscita dal concorso con i punteggi di 26, 28, 30 e 32, un range ampio ma non troppo. Su alcuni punti i giudici non erano del tutto concordi, anche se sono state aggiudicate a brevissima distanza tra loro di appena una settimana. Ho l'impressione che ad un evento la birra sia arrivata meno in forma, perché entrambi i giudici hanno segnalato flavors e una schiuma evanescente, mentre una settimana dopo, in un altro evento, la birra è stata giudicata priva di difetti tecnici, senza strani aromi e con una buona schiuma. Andiamo agli elementi che non la pongono come esempio di stile. Primo su tutti l'amaro. La prima cosa che purtroppo è emersa in modo poco equivoco è che la birra presenta un livello di amaro giudicato elevato per lo stile, che mette in secondo piano i malti quando dovrebbe essere l'opposto, e rimane lungo nel finale contribuendo anche a un po' di astringenza. Sull'amaro, come ho spiegato nell'introduzione, mi sono regolato seguendo lo stesso bilanciamento della precedente birra, dove il luppolo era in secondo piano, ma invadente e poco persistente. Qui mi vengono in mente due ipotesi. La prima è che sia dovuto a un luppolo più carico del previsto o di quanto dichiarato dal produttore. Non mi è dato saperlo e non conosco come funziona il processo con cui vengono rilevate le quantità di resine e di oli essenziali nei vari raccolti. In genere capita più spesso l'opposto, cioè un luppolo più scarico e che estrae meno. Quasi mai mi è capitato, come in questo caso, di trovarmi un luppolo tanto più espressivo. L'ipotesi numero 2 invece è che io ho preso in riferimento la luppolatura della birra precedente fatta con pellet ma gettato nel cestello. In questa birra ho usato invece coni liberi in pentola. Ora, tra pellet e coni, sull'estrazione d'amaro, impostando il formato in ricetta, non dovrebbero esserci grandi variazioni. Ma quello che secondo me ha influito di più è la gettata libera in pentola della seconda birra, dove il luppolo ha sicuramente una superficie di contatto con il mosto molto più ampia e libera. Ho scelto questo metodo perché avrei voluto estrarre aromi più freschi e intensi, ma non ho tenuto conto di come la tecnica di gettata avrebbe potuto influire sul bilanciamento. Sulla cotta precedente 26 IBU non si apprezzavano neanche tanto, su questa invece 28 IBU si sentono tutti e forse anche di più. Da questa esperienza ho ottenuto una conferma che a riprodurre la stessa birra partendo dalla stessa ricetta, variando la tecnica di luppolatura, è molto probabile che vari anche il bilanciamento. L'altro punto chiave riguarda la parte maltata come dolcezza, profondità e soprattutto corpo percepito. Come grist i malti sono gli stessi, l'unica differenza è che nella prima il Carafa 2 era nuovo appena aperto, in questo invece ho usato una confezione già aperta da qualche mese. Sui malti speciali so che l'ossidazione tende a spegnerli un po' più rapidamente, ma non saprei dire quanto questo abbia influito in maniera significativa. Sul corpo invece non mi spiego il perché di questo risultato. Ho incrementato lo G di 8 punti e ho attenuato meno, chiudendo a 1.016 contro 1.011 della precedente, che già di suo esprimeva un bel corpo e una buona cremosità. 5 punti di densità non direi che siano pochi, ma dai giudizi ricevuti il corpo è risultato essere basso rispetto al previsto. È vero che i numeri non dicono tutto e il palato non distingue in modo chiaro una differenza di densità dell'ordine di 5 punti. Mi sto chiedendo se anche qui c'entra il luppolo, cioè se l'amaro e la stringenza finale data dal luppolo vadano poi a togliere percezione sul corpo e il mouthfeel da cremoso viene sostituito con un mouthfeel più ruvido e astringente. Alla fine sembra che il colpevole di tutto sia proprio il luppolo. Oltre al livello d'amaro elevato, quello che ho notato io e che anche i giudici hanno avuto modo di percepire sono anche dei sentori erbacei, agrumati e a tratti anche fruttati, giudicati non proprio tipici dei luppoli ciechi. Pur trattandosi sempre di Saaz, anche io ho notato differenze ad esempio con il Saaz che ho usato nella Pilsner. Qui compare un agrumato più spinto e un erbaceo che definirei meno elegante, più lontano da quel profilo che tendiamo ad associare a un luppolo nobile. Un'altra birra, rovinata da un luppolo non esattamente prevedibile. In un video precedente vi avevo raccontato la mia esperienza con l'English IPA in cui mi sono trovato di fronte a un luppolo molto scarico che ha estratto poi molto meno del previsto. Qui invece mi sono ritrovato con la situazione opposta in cui il luppolo ha caratterizzato anche fin troppo la birra andando ad alterarne il bilanciamento ideale.
Dall'idea che mi sono fatto, penso che la tecnica di gettata libera in pentola abbia influito sicuramente, però mi rimane anche qualche dubbio sul luppolo perché è estratto veramente tanto di più di quello che immaginavo. Da questa esperienza mi viene da pensare che il luppolo sia una materia prima comunque veramente imprevedibile. A dosarlo poco si rischia spesso di non farlo emergere, soprattutto se ci si ritrova in mano un luppolo poco carico e poco fresco. A dosarlo il giusto non saremo mai del tutto sicuri di centrare il bilanciamento desiderato. Voi che mi dite a riguardo? Sono curioso di conoscere il vostro parere e soprattutto quello degli homebrewers più esperti. Per il momento su questa birra è tutto, se vi è piaciuto il video vi prego di lasciare un like, dei punti hype e di iscrivervi a questo canale. Vi ringrazio sempre per il vostro supporto e ci vediamo al prossimo video.